Scegliere tra sapere e conoscere può essere un po' difficile, ma non preoccuparti perché nel video di oggi ti insegnerò quale scegliere e perché. Ciao a tutti e benvenuti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parleremo di due verbi che confondono sempre i miei studenti, sapere e conoscere. Sono molto simili, ma vengono usati in situazioni completamente diverse. Devo ammettere però che in alcuni casi la loro differenza non è così evidente, ma non preoccuparti, parleremo di tutto questo nel video di oggi. Prima di iniziare però voglio ricordarti che ho una newsletter, quindi se ogni domenica vuoi ricevere dei contenuti super interessanti per migliorare in italiano, puoi iscriverti alla mia newsletter cliccando sul link qui sotto in descrizione. Davvero è molto utile, imparerai tante cose nuove, ti manderò a volte articoli, canzoni, super interessante, te la consiglio. Però adesso iniziamo subito col video di oggi e parliamo del verbo sapere. Il verbo sapere è un verbo irregolare, quindi coniughiamolo al presente. Io so, tu sai, lui, lei sa. Noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Questo verbo si usa principalmente per due cose: per descrivere la capacità di qualcuno di fare qualcosa e anche per l'idea di sapere un fatto, per esprimere la conoscenza di qualcosa. Vediamo alcuni esempi per ciascuna di queste categorie. Per esempio, io so nuotare. Io so nuotare. In questo caso uso il verbo sapere perché sto parlando di un'abilità, di qualcosa che ho imparato a fare, nuotare. Quindi una capacità, un'abilità, qualcosa che ho imparato. Oppure sai suonare qualche strumento, sai suonare qualche strumento. Qui di nuovo parliamo della capacità, dell'abilità di fare qualcosa, in questo caso di suonare uno strumento, quindi il verbo sapere è perfetto. Oppure, sai a che ora abbiamo prenotato in pizzeria stasera? Sai a che ora abbiamo prenotato in pizzeria stasera? Qui parliamo di sapere un fatto, cioè l'orario della prenotazione in pizzeria. Oppure vediamo altri esempi. Sai quando è nato Dante Alighieri? Sai quando è nato Dante Alighieri? Oppure sai a che ora è andata via mia sorella? Sai a che ora è andata via mia sorella? Oppure ancora, ho saputo che tu e Matteo vi siete lasciati, mi dispiace molto. Ho saputo che tu e Matteo vi siete lasciati, mi dispiace molto. Oppure ancora, non sapevamo che saresti venuto anche tu, avremmo cucinato più pasta. Non sapevamo che saresti venuto anche tu, avremmo cucinato più pasta. In tutti questi casi stiamo usando il verbo sapere per esprimere la conoscenza di un fatto, quindi sapere qualcosa in generale. E tendiamo ad usare sapere in questi casi perché non abbiamo bisogno di fare uno studio per sapere queste cose. Infatti, la conoscenza in questo caso si chiama conoscenza passiva e quindi la chiamiamo conoscenza passiva perché non è necessario fare molto, studiare per sapere queste cose. Ma non preoccuparti, tutto questo sarà più chiaro adesso che parliamo del verbo conoscere. Prima di andare avanti però voglio chiederti un piccolo favore. Infatti, se vuoi supportare il mio lavoro qui su YouTube, ti chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta tantissimo e anche di iscriverti al canale per non perdere tutti i video futuri. Stanno arrivando tante novità sul canale e non vuoi perderle. E ora passiamo al verbo conoscere, che è un verbo regolare, però comunque coniughiamolo al presente. Io conosco, tu conosci, lui, lei conosce.
noi conosciamo, voi conoscete, loro conoscono. Quindi ricorda la differenza di pronuncia: conosco, conoscono, e poi tutte le altre sono conosci, conosce, eccetera. Sk e sh. Il verbo conoscere si usa quando incontriamo una persona per la prima volta, quando conosciamo un luogo oppure una persona, e anche quando conosciamo qualcosa per cui abbiamo studiato. Vediamo alcuni esempi pratici. Posso conoscere i tuoi genitori? Posso conoscere i tuoi genitori? Qui io ti chiedo se posso conoscere, se posso incontrare i tuoi genitori per la prima volta, perché non li ho mai visti, non li ho mai incontrati. E in questo caso, questo uso di conoscere non può mai essere confuso con sapere, perché è un uso molto chiaro. Per esempio, una ragazza chiede al suo partner: posso conoscere i tuoi genitori? Cioè posso incontrarli per la prima volta perché non l'ho mai fatto prima? È chiaro? Questo è abbastanza facile. Oppure, conosci Luca? Conosci Luca? Qui usiamo il verbo conoscere perché parliamo della conoscenza di una persona. Oppure, vediamo questo piccolo dialogo. Conosci Roma? Sì, la conosco molto bene perché ci abito da 3 anni. Conosci Roma? Sì, la conosco molto bene perché ci abito da 3 anni. In questo caso usiamo conoscere perché parliamo della conoscenza di un luogo, di una città, in questo caso, Roma. Oppure, conosci bene la grammatica italiana? Conosci bene la grammatica italiana? Qui usiamo il verbo conoscere perché è necessario studiare per conoscere la grammatica italiana. Infatti qui non parliamo più di una conoscenza passiva, come con il verbo sapere, cioè un'informazione per cui non dobbiamo studiare, ma una conoscenza attiva, una conoscenza pratica. Io devo studiare la grammatica italiana per conoscerla davvero. Infatti, io posso dire: mia madre conosce bene l'inglese. Mia madre conosce bene l'inglese. In questo caso uso il verbo conoscere perché significa che mia madre ha studiato per conoscere l'inglese. Quindi lei conosce le regole, la grammatica. Però tante volte quest'uso di conoscere è un po' ambiguo. Nel senso, io posso anche dire mia madre sa bene l'inglese, ma qual è la differenza? Beh, è facile. Se io dico mia madre sa bene l'inglese, intendo dire che parlare l'inglese è un'abilità. Quindi parlo di sapere l'inglese come un'abilità che lei ha sviluppato e adesso lei è in grado di parlare l'inglese. Se dico mia madre conosce bene l'inglese, non solo sa l'inglese, non solo sa parlare l'inglese, ma conosce anche molto bene le regole, il vocabolario, eccetera. Capisci la differenza? Un altro esempio potrebbe essere: sai le regole del gioco e conosci le regole del gioco. Qui è la stessa cosa, sai le regole del gioco nel senso di conoscenza passiva, cioè qualcuno ti ha detto come funziona il gioco. Conosci le regole del gioco significa che tu hai aperto il libretto delle istruzioni del gioco e hai studiato questa cosa, hai studiato le regole. Quindi, come vedi, in alcuni casi la linea, la differenza tra questi due verbi è molto sottile. In altri casi, però, come per esempio conoscere nel senso di incontrare una persona per la prima volta, oppure conoscere un luogo o una persona, beh, in quel caso è difficile confondersi. E anche nel caso io so nuotare, io so andare in bicicletta, beh, lì conoscere ovviamente è sbagliato. Spero che sia tutto chiaro, ma come sempre, se hai altre domande lasciamele qui sotto nei commenti e cercherò di rispondere il prima possibile. E se questo
questo video ti è piaciuto e ti ha aiutato a imparare nuove cose in italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace e anche di iscriverti al canale per non perdere tutti i video futuri. Noi, come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!